Mi stai salutando, vero? Sì, ti sto salutando. Ciao Martin, Ciao Dejan. come stai? Un po' di fretta. Sei stato... Scusami per il ritardo, mi dispiace tanto. Ah, vai tranquillo, capita, insomma. Ho avuto una donzella in pericolo da salvare, quindi Addirittura... ho romanzato tantissimo la cosa. Non dirmi, ci posso arrivare. Un ragno, ok. Un topo, no. No, non era in pericolo di un animale, era in pericolo di rimanere bloccata a Treviso in attesa che qualcuno si riuscisse a liberare per portarla a casa. Ah, ok, povera, ok. Sì. E quindi sono dovuto andare a prenderla in macchina. Hai fatto bene, Matini. insomma. Non c'è più questa cavalleria in giro. Buonasera. Buongiorno. Come stiamo? Aspetta che accendo la luce dietro perché sennò sono... Chiedo scusa anche a te Giulia per il ritardo, colpa mia, è successo un po' un casino e ho dovuto posticipare un pochino. Mi piace come Giulia ogni volta comincia con lei nello sfondo. Scusate. Ha un che di romantico, ma tenere Sono scesa dal treno e ho preso grandine. Questo è il riassunto della mia serata. Davvero? No. Giulia, Siamo noi gli special. puoi spostare leggermente? Forse cioè, più ruotato perché Ah, per lo starter dici? un po' più in là. Aspetto strobo, a me non dispiace, mi fa tanto disco anni 80. Mi dispiace, ma il computer No, fa così. tranquilla. Ok. Sì, vai tranquillo. Ciao. Ci posso sempre sperare. Ok. Aspetta. Buonasera. Possono essere di me. Buonasera e benvenuti all'ultimo episodio di Basta Fantini Estate. Abbiamo Martin a 4 punti, io e Giulia a 5 punti. Quindi Martin deve fare una bella giocata per poter vincere. Giulia deve cercare di mantenere il suo status per cercare di tenere Martin fuori dalla vittoria. Comunque, se non vi ricordate le regole, spero che dopo 2 episodi già ve le ricordiate, ma comunque ve le rispiego. Dovete nominare un personaggio, nominare una categoria e da quel momento in poi non si possono più nominare persone che ricadono in questa categoria. Avete 3 fermi tutti con cui potete fermare uno dei giocatori una volta che ha giocato la sua persona e la sua categoria per dire che questa persona ricade in una categoria già detta. Tutto chiaro? Ottimo. Io credo di non averne mai usato uno. No, io ne ho giocati pochi, la maggior parte li hai sempre giocati tu, Dejan. E chiedo scusa. No, fai bene, almeno non abbiamo problema noi di giocarli. Più intelligente Sì, di noi, di sicuro. è vero che io ho perso 2 volte per aver finito i miei fermi tutti. È vero che io sono uno che li butta. Sono Ma noi siamo strategie. così gentili che non ce ne ricordiamo neanche quanti ne usi. C'è una batterista in Giappone che si Direi. veste da gatto Ok. e fa musica Non è troppo originale metallare. per il Giappone. Sì. Questa gatta, diciamo, Gatta. perché nessuno sa chi è, si chiama Nyango Star, perché Nyan significa miau in giapponese e Ringo Starr è uno Ringo dei Starr, Beatles, giusto? certo. Giusto. Quindi Sì. io direi Nyango Star e basta persone che hanno lo stesso nome o lo stesso cognome di uno dei Beatles. Sono 4, 4 cognomi, 4 nomi. Di cui non Anche per so. nomi d'arte, Va quindi bene, vale ok. anche per nomi d'arte, quindi Il loro nome d'arte, il proprio nome dei Beatles. Va bene. È da 2 settimane che io ho questa categoria in mente e mi sono appena ricordato che non ho guardato i nomi dei Beatles, quindi... Ecco appunto. Junichi Masuda, Wow!
E basta compositori di colonne sonore di videogiochi. Ah, proprio così Colonne... specifico, nemmeno compositori, solo compositori di videogiochi. Sì. Non voglio togliermi tutti i compositori subito. Ottima scelta, oserei dire. Io dico Rossini. Mhm, Gioacchino. Basta compositori italiani. Mm. Sto cercando di capire esattamente, ma la gente che aveva il monocolo, ma Mm. Mm. come faceva a tenerlo? Io dirò Christian Hanson, che è il compositore di Inside Number 9, Mhm. e basta compositori. Oh, Così, Vabbè, d'accordo. andiamo a testa Rip. toro. voi non lo volevate fare, io sono entrato qui per vincere, ragazzi. Wow, che Vabbè, cattiveria. io rimango monotematico e nomino Hidetaka Miyazaki e basta Allora, ok. autori di videogiochi. Egon Schiele e dico basta allievi di Klimt. È la seconda volta che giochi Scile, penso. Può Sì, essere. Ti piace mi sa che tanto? l'hai già giocato, Ho forse. un numero molto limitato di persone, cioè, nella serie. Basta allievi di Klimt. Siete così specifici oggi. Cosa vi è successo? È la FIFA? Sai com'è? Siamo Dovremmo far codardi in durare più di realtà. 10 minuti questa partita. Più che altro, secondo me, siamo codardi e non vogliamo rimanere senza robe da dire. Ci sta, può essere. Comunque, dato che siamo in tema culinario con questo episodio, vi volevo presentare un po' di, diciamo, ricette culinarie per questa estate. Abbiamo ovviamente il cetriolo, che va bene sia per qualsiasi giorno dell'anno, ma in estate è soprattutto particolarmente accattivante. Ma Ricetta, non davvero. so se voi conoscete il toast sandwich. Dovete prendere quante fette di pane? Dipende da quanta fame hai. Bisogna prendere 3 fette di pane. Una Ok. la metti nel tostapane, la metti da qualche parte e la cucini in modo tale che diventi ben biscottata. E la Pensavo metti tra andassero due tutte e fette di due. pane normali. Ah, il toast, in quel senso toast sandwich. Vi posso dire Ah, Oddio, che Deia. è buonissimo. Mm, Tocca a direi... me? Dimmi, No, tocca a me. tocca a te? adesso tocca a lui. Ah, è vero! Adesso tocca a me. Vai, vai! Adesso tocca a me, vabbè. Ho detto una cacata, vabbè. Amen. È andata male. Cavoli, è vero? Sono stato un coglione, vabbè. Sono troppo vecchio. Mi hanno fatto lo stesso errore la volta scorsa. Jeff Kigley e basta giornalisti. Allora, io dico Murakami Ok. e dico basta scrittori giapponesi. Beh, dato che stiamo parlando di giapponesi così tanto, il comico duo Downtown. Basta persone che hanno partecipato ad uno show televisivo Wow. o sono stati in uno show televisivo, nello stesso show televisivo, per più di 30 episodi. Adesso mi chiedi un po' tanto, però cioè, Più di 30 episodi. Però show televisivo non non riguarda serie anche serie TV. No, 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 anche serie TV, ragazzi. TV. Mm. Ho un'offerta. Guarda, ho appena cenato, passo. Oddio, aspetta un attimo. Mhm. Anche personaggi di finzione, immagino, tipo personaggi animati, eccetera, che sono comparsi in un cartone, ad esempio, per più di 30 episodi valgono. Quindi, cioè, non possono essere nominati. Mm. Direi di sì. Mm. Che palle, Diana, hai rovinato tutto. Sai quando dicono Devo un anche po' di stare... niente senza sale? Giuliana Moreira Chi? e basta persone che
hanno avuto più successo all'estero rispetto al loro paese di origine. Almeno credo che abbia avuto più successo in Italia che... No, perché non la conosco. Ma se il personaggio che avrei in mente, il personaggio, non è un personaggio storico, cioè era di un'epoca prestatale, cioè gli stati, cosa intendi per stati? Perché qui c'è un... Secondo me vale, cioè nel senso, diciamo che, non so, prima di quanto si sono formati gli stati, non esisteva sì. stato esattamente come concetto. Magari prima del 700 vale qualsiasi persona al momento. Ok, grazie. Io direi che ha avuto successo, secondo me è un po' presa per le pinze proprio bene. Io dico Attila. E dico basta conquistatori. Ok, gente che ha conquistato un po' di territorio. Giusto un pelino, ma... Abbiamo presentato il cetriolo, abbiamo presentato il toast sandwich. Ieri sera non riuscivo a dormire e stavo pensando cosa potevo presentare per il terzo turno, prima del prossimo turno in cui giocheremo al gioco della tromba. Stavo pensando che esiste il Martini per Martin e quindi volevo inventare il Deiani. Quindi vi presento un drink totalmente estivo che chiunque può Chiamato latte bere. freddo? Latte d'avena Ah, freddo, ok. e limone. Diciamo che sono un po' l'Archie Goodwin dei vegani. E niente, vi consiglio veramente il latte d'avena con un po' di limone. Secondo me è un drink buonissimo e alla salute. Ho una domanda per te. Mm, Fa la cagliata col limone? un po'. Che schifo. Dio santissimo, dai. È bello come ogni serie cambia il ragionamento. Nella serie scorsa, se io facevo una battuta idiota, gli altri cercavano di ampliarla ulteriormente. Voi invece rimanete sempre sconvolti da tutto quello che faccio. Diane, cioè, capiscimi. Ah, ma finché non si prova, non si scopre mai. Ci sono alcune cose che non vanno scoperte, secondo me. Chi è che non ho mai giocato che ci starebbe bene? Meryl Streep Streep. e basta persone che hanno avuto un incidente con le loro mani. Si sono fatte male, si sono tagliate una mano. Ed Ah, è, DiCaprio lo escludiamo. diciamo, conosciuto nel senso che non è Sì, una cosa, nel senso anch'io mi posso essere tagliato una volta, sbucciato una mano. certo. Ma è stata una notizia che si è tagliata la mano. Escludiamo Sì, DiCaprio. quindi come che si è diceva lei, tagliato DiCaprio lo escludi Esatto, da esatto, per Unchained. esempio, sì. Sì, Meryl chiaro. Streep si è tagliata tagliando un avocado, nell'epoca in cui hanno creato la mano dell'avocado, perché tutta la gente tagliava ovviamente l'avocado facendo così e passandosi il coltello su tutta la mano praticamente. Poi hanno imparato che potevano benissimo farlo per terra, su un tavolo, cose del genere. Perché ci vuole molto, molto acume per... Nomino Gigi Proietti Ok. e basta doppiatori. Doppiatori che fanno il doppiatore e basta, oppure anche No, attori che hanno anche doppiato, perché Gigi Proietti ha fatto ben più che doppiare, che hanno anche doppiato. Quindi anche per esempio Cameron Diaz che ha fatto Fiona su Shrek. Sì. Scarlett Johansson, però potrebbe essere una cattiva idea questa, perché ha doppiato un film, effettivamente, sì. José Saramago, basta scrittori portoghesi. Va bene, credo sia l'unico che davvero conosco in realtà, quindi va bene così. Ma io sono quello che tenta, sono quello che butta i fermi tutti, che li spreca. Martin, puoi cercare se José Saramago ha lavorato come giornalista? Oddio, sai che... Non so quale sia il suo lavoro. Giulia, non puoi cercare, mi È dispiace. morto, Sì, lo non è so, che hanno però ha lavorato. lavorato come giornalista. Te la Può sei giocata essere, non bene. lo so. Scrittore e giornalista, sì, te la sei giocata bene. Sì! Brava.
Mi dispiace Giulia, però era troppo bella, era troppo costruita bene. Sì. Dovevo andare sì, su più sì. vecchi. Sì. Bella giocata, Deian. Ai caramba! Questo è il suono della tromba, è il momento del nostro gioco nel gioco. Allora, avete le vostre ricette pronte? Aspetta che le apro. Sì, ci Ok. sono. Il gioco consiste, per ciascuno di noi, gli altri due avranno la possibilità, uno, di dire 5 ingredienti che pensano che si trovino in questa ricetta che io ho scelto. Per ogni ingrediente corretto prenderanno un punto. In più, separatamente, ciascuno dei due dovrà dire quanto pensano che serva di questo ingrediente e chi ci si avvicina di più prenderà 3 punti. Ok, allora, la mia ricetta è il tiramisù. Quali ingredienti pensate che si trovino nel tiramisù? Vabbè, Ok. allora il mascarpone, le uova, i savoiardi, Il il cacao. caffè, lo zucchero e il cacao. Ok, perfetto. Vi posso dire che li avete detti tutti e 6. Adesso parliamo di una teglia di tiramisù della grandezza di 30 cm x 20. Quant'è 30 centimetri? Oddio. Ok. Sì. Ok, 30 partiamo per penso 20, d'accordo. dall'ingrediente più facile da immaginare, ossia i savoiardi. Mi servono i Non ho grammi mai di usato i savoiardi. savoiardi in vita mia. Sono sempre andato a occhio con i savoiardi. Sì, onestamente. esatto. 250? Dai, 200 mi sembrano pochi. Vabbè, va dai 300. Ok, di savoiardi servono 250 grammi. Quindi Ma ok, Giulia no. hai preso 3 punti. Quante uova servono per fare un tiramisù di questa grandezza? 4 uova. Anche io avrei detto 4 uova, però a questo punto te ne dico 5 perché... Ok. Allora, per fare un tiramisù di questa grandezza servono 5 uova. Quindi Ok. ti prendi altri 3 punti. Quanti grammi di mascarpone servono? 500. 501. Ok. 750 grammi di mascarpone. Quanti? Sono andato più vicino io. Ok. Mi farà venire anche il diabete probabilmente, considerando lo zucchero che metterai per quel mascarpone. Cioè. 300 grammi di zucchero. Non so, 250 grammi sono tanti, Per una teglia di queste dimensioni servono 120 grammi di zucchero. Quanti grammi di caffè? Ok. 180, dai. Ok. Martin? 220. Ok. 300 grammi di caffè. Quindi Martin Ok. ti prendi 3 punti. Cioè, li anneghi i savoiardi, cioè, facciamo... Martin, ti passo la parola. Il bonnet o bunette, scuseranno i piemontesi se ho sbagliato la pronuncia, è un dolce. Ok. Allora, i dolci è di un solito dolce. hanno farina e zucchero. E uova. Allora diciamo farina, zucchero, uova, burro e lievito. Allora, ci sono le uova, Mhm. farina non c'è, lievito non c'è, burro non c'è, E zucchero? zucchero c'è. Ok. Il dolce è questo. Oh, carino! Dosi per 6 persone. Ok. 6 persone. Allora, Sottili, secondo me veramente. di amaretti servono 260 grammi. Io 200 dico qualcosa. 250. È 200 grammi. Ah, cazzarola. Ora c'è il cacao amaro in polvere. Intorno agli 80 grammi, dai. 119 grammi. Sei giocata male, Dejan. 35 grammi di cacao in polvere. Le uova, quante sono secondo voi? Tra tuorli e uovo? 9 uova, secondo me. Per 200 grammi Non avevo pensato a questo. e 6 persone. Dai, 200 grammi. 5 uova. Ci ho preso 5 uova. Sono Aiuto. 4 uova e un tuorlo. Lo zucchero va messo sia nell'impasto che nel caramello. Metti che almeno 150 grammi ti vanno nel caramello. Sì, dai, 250, una cosa del genere. 220? Un po' meno. Oh, ci azzecchi sempre dalla parte sbagliata, Dejan. 300 grammi totali. Sì, più o meno, sì.
Giulia però aveva beccato il caramello. Sì, ci aveva preso sul caramello, sì. Madonna. Brava. Il liquore lo mette in quanti cucchiai? 3 cucchiai. Secondo me 2. 2? Ci ha preso Giulia. 2 cucchiai. Sì. Vabbè, dai, faccio la crema pasticcera che macino. Ok. Allora, la crema pasticcera. Crema pasticcera. Uova. Uova. Zucchero. Tuorli. Oddio, Latte. latte. Farina, uova, zucchero, latte. Lievito. No. Del marsala. Non Oh, so, un alcolico. sì, ci può stare. Giochiamo questi 5, va bene. Vi informo che non ne avete azzeccati tanti. Come? Come? Latte intero, tuorli, baccello di vaniglia, zucchero, amido di riso, scorza di limone. Amido di riso. Allora, partiamo dal latte. È una ricetta per circa 750 grammi di crema pasticcera. Cazzo, sono straindeciso. Vado sui 350 grammi di latte. 400. Il quantitativo è 500 grammi di latte, Ok. quindi Vacca. facciamo l'amido di riso. È l'addensante. Tenete presente questa cosa. Giulia che cerca di aiutarci. Io direi 130 grammi. Verrebbe da dirti 150 in realtà. Ripeto, è l'addensante. Non ce ne vuole tanto. Sono 40 grammi. Vabbè, d'accordo. Ci sta. Bene. Bella. Zucchero. Quello è il dolcificante. 200 grammi di zucchero. 150. E sono 130 grammi. Porca vacca, ho sbagliato tutto. I tuorli ve li dico in numero di uova. 4 torli. Ripeto, aspetta un attimo prima di dire. Quanta crema pasticcera è? 750. E io dico Bene. 4 torli. Penso che sia un po' di più, però dico 4 torli. Vabbè, Ti direi 6 uova, 6 tuorli. 7. Il quantitativo di scorza di limone, non ve lo dico in grammi, ve lo dico in all'incirca percentuale di limone, dai. Io ti direi scorza di mezzo limone. Mhm. Io ti direi scorza di 3/4 di un limone. Guardi il limone, mezzo limone, ok. Sapevo Dai. che tanto avrebbe vinto. Io ho fatto 11 punti. Bravo Deia. Yeah! Martin ha fatto 19 punti. Bravo Dai. Martin. Grazie. Va bene, ne avrà fatti cosa 25. Giulia dubito. ha fatto 28 punti. Vieni. Avanti. Brava Giulia. Quindi Giulia hai vinto il gioco della tromba e sei seconda pari merito con chi perderà tra me e Martin. E penso che tocchi a me. Però io ho L'hai detto dimenticato tu. tutto. Anch'io ho fatto in tempo a dimenticare davvero tutto a questo Mm. punto. Vincent van Gogh, Ok. i basta persone che hanno fatto un'opera in cui sono loro stessi. Ci sono loro stessi. Può essere un artista che ha fatto un autoritratto, può essere un fotografo che si è fatto un autoritratto, può essere uno scrittore che ha parlato di se stesso in un libro di Certo. fizione. Così. Wow. Qua è facile cadere in tranelli. Tu che disegni di bello, Quindi- Giulia? Sto finendo il sudoku del giornale. Bello il sudoku. Mamma mia, è una vita che non faccio sudoku. Prima mi ero impiantata, sto tentando di finirlo. Io e Giulia, io l'ho corrotta a cominciare a giocare ai Sudoku che avevamo in università. Corrotta. Sì, nel senso che non ci aveva mai giocato così tanto e dopo è diventato l'incontro serale, cioè mangiamo e ci troviamo giù a giocare il Sudoku. Bello, bello. Gromit, di Wallace e Gromit. E basta personaggi rappresentati in stop motion. Ok. Che bella che è la stop motion. Stupenda la stop motion. Mm. Mamma mia. Bevo un altro sorso. Alla salute. Cheers. Ci-
Anzi, per rimanere sveglio e carico, mordo il limone. Bravo. Mhm. Ah! Si fa. Areo. Ah! È acidissimo! Beh, tesoro, mi dispiace Non dirtelo, ho ma... parole. Io dico... Oddio. No, non posso giocarla perché è una doppiatrice. Giochiamo qualcuno che so che non è una doppiatrice, almeno, Diane. È che effettivamente sono tanti quelli che potrebbero sorprenderti per il fatto che hanno doppiato, per questo io ho strapaura a nominare attori. Ma sono sicuro che Margaret Thatcher non ha mai fatto la doppiatrice. Oserei dire di Poco ma no. sicuro. Ma ha fatto la giornalista? Davvero? Grazie Giulia per avermi salvato. No, è una domanda. Cazzo! Non lo Ah, so. ok, ok. No, non credo facesse la Può essere. giornalista. Tanti politici scrivono articoli di giornale. Mi stai consigliando di Io non fare lo so. qualcos'altro. Cioè, io stavo per giocarmela in realtà, però non lo so, onestamente non lo so al 100%. Beh, Se vuoi guardo. stai tranquillo perché tanto non me la giocherò, puoi cercare. Myrna Loy è stata un'attrice degli anni 30-50 tipo. Quindi non penso che abbia fatto doppiaggio perché all'epoca non era una cosa. All'epoca no, non dubito. No, sei pure laureata in chimica. Ah, eh sì, sì, perché, perché Margaret Thatcher ha creato la macchina quando era all'università che fa il Whoopi Ice Cream. Ciao. Buongiorno. No, vabbè. Ciao. Ciao. No, vabbè. No. Ciao. 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 Myrna Loy e basta persone che hanno sia il nome che il cognome che iniziano con una consonante. Vai. O due vocali o una vocale e una consonante. Sì, ok. O che iniziano con due vocali o Grande. con una vocale e una consonante. Sei un... Oh, cazzo. Madonna. Stavo per giocarmela proprio male. Stavo per dire Adolf Hitler, però lei ha detto basta conquistatori. È vero. Beh, insomma, sì. Ma è diventato più famoso all'estero che... Credo sia abbastanza famoso anche in Germania, sai? Tutti butti nel mondo Oddio, anche... non abbiamo fatto sportivi. Non abbiamo fatto sportivi. No, Però anche qua comunque doppie consonanti sono un inferno. Vediamo se Giulia riesce a risolvere il Sudoku prima che Martin venga eliminato. Aspetta, se uno ha tipo due nomi, Secondo me vale. Cioè, tipo, c'è un'attrice che si chiama Leslie Ann Warren, vale, perché c'è comunque una vocale, c'è comunque ah, ok, quindi basta che non tutti i nomi e cognomi siano iniziali. Ok, cioè no, no, ve lo dico, sono davvero in crisi. Diego Armando Maradona, io stavo per Sapevo dirlo, che lo però a stavi questo per punto, dire! Ero però cazzo sicurissimo! Napoli, Napoli è molto più famosa Napoli che in Argentina, forse, Diego c'è Armando tipo un Maradona, quindi edificio che ha il suo meraviglioso faccione con la appunto, cioè, gli gigantografia. Ma argentini lo magari... Quindi... amano tutti, però Napoli... Martin, se non trovi un nome, sacrificati per la causa. Sì, sì, ma certo, ma... Hai così tanto desiderio di vincere? Francesco Acerbi che e basta sportivi? Ti sei E un adesso attimo Dejan fregato le divertiti. mani, però... Vedi No, se ci arriva lui a qualcosa adesso. Hai avuto tutto il mio tempo anche per pensare, quindi Sì, vediamo un po' te. ma infatti ho pensato a un nome che però non andava bene. Dirò al Ok, regista Robert Altman. Basta americani. ok, Statunitensi, basta basta americani, statunitensi. d'accordo. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Nomino Ingmar Bergman Uh, buono, buono. e basta persone del mondo del cinema. Grazie. Sei un Prego. fottuto bastardo. Oh, devo cercare di vincerla in qualche modo. Aiuto. Beh, è da un po' che non fa il suo ritorno nelle scene di Basta Fantini. Dio?
No, Od è un conquistatore, Dio. San Francesco d'Assisi. Basta persone che hanno avuto un legame morboso con gli animali. Va bene, ok. Non hai qualche sportivo che vorresti dire, Martin, adesso che te li sei eliminati tutti? Vuoi una mano nel sudoku, Giulia? Magari. Boh, secondo me è universalmente famoso dovunque allo stesso modo. Albert Einstein e, Ci sta. e basta. E basta. Uomini. Ah, riguardiamo tutte le categorie. Nel senso di esseri umani. Ah, nel senso di esseri umani? Ah, no, Sì. fermo. Cioè, mi pare un po' eccessivo come Esseri umani realmente esistiti, intendo. Quindi roba di fantasia può andare. Basta non finzione. Allora, persone dei cartoni animati che hanno non una doppia consonante come iniziale. Possiamo già eliminare Lisa Simpson, Marge Simpson. Come si chiama quella dei Griffin? Non me lo ricordo. Lois. Hori Emilia, come si chiama la ragazza di Hori? Titti. Come? Titti. E basta persone, o personaggi, insomma, più piccoli di un maiale, di normale. No, facciamo di un gatto di normale taglia. D'accordo. Fermi tutti. Io me la gioco su questo. Secondo me Titti è comparso in più di 30 episodi. No! No! È vero! L'avevi dimenticato questa. È vero! Me l'ero completamente dimenticato. No! Per questo ti ho spinto sui cartoni animati. No! Hai ragione. Dovevo scegliere qualcosa. Ah! Sono più che altro sconvolto dalla situazione finale. Io e Giulia prendiamo 2 punti perché Giulia ha preso il punto del minigioco, quindi siamo secondi pari in merito, e Martin ha vinto l'episodio, quindi Martin ti prendi 3 punti. Questo cambia leggermente i risultati per quanto riguarda la serie, perché abbiamo Diane a 7 punti, Giulia a 7 punti e Martin a 7 punti. Quindi siamo in parità. Direi di concludere in questa maniera e fare un altro episodio. Va bene, per me va bene. Niente, stretta di mano finale. Complimenti a tutti voi.